Sono Irene Culcasi, vi trovate praticamente alle Saline Culcasi. Questa attività è della mia famiglia. Mio nonno è capostipite, ha iniziato tutto, da 3 generazioni continuiamo a fare il sale, ci si impegna per la stagione di produzione che inizia in primavera, nel mese di aprile, e poi termina ad agosto-settembre con la raccolta. Questo ciclo è ancora attivo, si conclude con la raccolta che si fa ancora a mano, quindi se capita di venire qui in quel periodo si trovano ancora gli operai che raccolgono queste montagnette di sale sparse e poi creano questi montagnoni lungo gli argini di sale bianco splendente. Certo, è un lavoraccio, però insomma si fa ancora a mano proprio per mantenere la qualità del prodotto. Qui la produzione è iniziata tanti anni fa dall'epoca dei Fenici, quindi sono più di 2500 anni di storia, una zona favorevolissima col vento, il sole, un clima molto caldo e una condizione della costa pianeggiante senza montagne, quindi un punto senza dubbio molto favorevole. La salina si suddivide per ordini di vasche che hanno profondità e dimensioni diverse. La prima vasca è la più vicina al mare, profonda circa 1,5 metri e si chiama Fridda. Fridda in dialetto, fredda in italiano, è una vasca che ha la stessa acqua di mare. Poi passiamo alla seconda vasca, grazie a una pompa viene innalzata a un livello più alto, più o meno 1 metro rispetto al livello del mare, chiamata vaso cultivo, perché da lì inizia la vera evaporazione. Poi passiamo alla terza, che è un po' più bassa, e poi alla quarta fino ad arrivare all'ultima, alla quinta, chiamata casedda, che è la vasca di cristallizzazione. Lì avviene la vera e propria produzione dei cristalli, si cristallizza il cloruro di sodio, con dentro piccole percentuali di magnesio, potassio. Durante i mesi di cristallizzazione, più o meno 30-40 giorni, partiamo da luglio fino ad agosto, si raccoglie questa crosta di sale che è ispessita, diventa 10-15 cm e si va a raccogliere poi con la pala. Le vasche, non le ultime ma le penultime, sono rosa, caratteristica colorazione rosa-arancione, un po' strana a primo impatto, però il rosa è dovuto alla presenza di un microorganismo, è una microalga che si chiama Dunaliella salina, che produce per sopravvivere a questa condizione estrema beta-carotene e quindi diventa rosa. Praticamente tutto assume delle sfumature molto strane, però bellissime, soprattutto nell'ora del tramonto, perché il sole si specchia proprio sulle vasche e tutto diventa rosa-arancio. Per di più diventerà rosa-arancio in maniera ormai persistente il fenicottero, che passa proprio da queste zone e si ciba proprio di quei microorganismi e quindi anche lui diventa un po' rosa grazie alle saline. Si vedono sempre fra autunno e primavera perché fanno questi lunghi viaggi di migrazione dalla zona della Francia, dalla Camargue fino al Nord Africa. La salina, che insomma le saline, perché in realtà sono più di una proprietà, si trovano all'interno di un'oasi del WWF che si estende per più di 1000 ettari, dalle zone di Trapani fino ad arrivare a qui, a Nubia, che è una piccola frazione che dista da Trapani più o meno 12 km. Tutti i proprietari producono sale in maniera autonoma, però sono soggetti a dei vincoli per ovviamente preservare questo ambiente così particolare, quindi delle normative imposte dall'OSI che preserva flora e fauna e non solo, vincoli ambientali per tutelare proprio la salina di per sé, che negli anni in realtà con speculazione edilizia è stata interrata. Molte zone della città che noi adesso vediamo come città, cioè strade e case, in realtà fino a 60 anni fa c'erano saline, perché purtroppo bonificando ci hanno costruito. Quindi oggi l'OSI, che c'è da più di 25 anni, intende proprio proteggere la flora e la fauna, ma questo non vincola la produzione, quindi il proprietario può fare sale tranquillamente. La salina ha una sorta di gerarchia, in passato molto più rigida, oggi diciamo un po' più facile da scalare. Il ruolo da cui si partiva era quello dell'acquarolo in tempi passati, parliamo più o meno di 50 anni fa, che era un ragazzino, figlio magari di operaio, che veniva assunto in salina per distribuire e dissetare gli operai, perché gli operai lavorando tutto il giorno in mezzo al sale hanno parecchia sete e quindi il ragazzino ridistribuiva l'acqua all'operaio. Così l'operaio non perdeva il ritmo con la squadra, perché di solito si formava una squadra di 20 uomini che durante questo lavoro così faticoso, oltre che a trasportare il sale sulle spalle con ceste da 30 kg,
cantava. Dentro la canzone del salinaio c'erano dei numeri, così loro si davano il ritmo con la canzone e con i numeri tenevano il conto delle ceste trasportate. Poi si esisteva ovviamente il curatolo, che è, diciamo, una sorta di amministratore della salina, e sopra questo il proprietario. Di solito il proprietario è una famiglia ricca che dava in gestione la salina al curatolo e poi questo si occupava di tutto. Oggi molte figure non esistono, tipo l'acquarolo. Il curatolo c'è ancora e anche il proprietario, e i salinari esistono, solo che non cantano, cioè quando loro raccolgono il sale con la pala, non portando più le ceste sulle spalle, usano di solito delle carriole, ma dei nastri trasportatori, sono pagati a giornata, quindi non a cottimo, non c'è più la canzone, però si fa sempre a mano. Proprio perché è raccolto a mano, il prodotto mantiene delle proprietà e una purezza che non sono da tutti in realtà, perché è bianco, quindi non richiede lavaggio, è molto ricco di magnesio, potassio, di tanti sali che per il nostro corpo sono importanti, risulta quasi un integratore ed è anche sapido, cioè molto salato, quindi per l'uso giornaliero va benissimo per cucinare pasta, per condire a crudo, ma bisogna impiegarne poco perché ha un potere salante non indifferente. Oppure si utilizza per conservare pesce, carni, salumi, formaggi, perché è un ottimo antibatterico, non produce muffa e asciuga e disidrata il cibo. Infatti in passato era proprio largamente usato come conservante più che condimento, era proprio oro. Oggi le saline, che non sono artigianali ma invece industriali, che richiedono il lavaggio del prodotto perché è sporco, lavandolo perderà il magnesio, il potassio, le proprietà e anche il sapore, quindi la differenza sostanziale fra un prodotto raccolto a mano e uno raccolto industrialmente è proprio il lavaggio successivo. E quindi il prodotto che è di un bianco naturale ha tutte le proprietà, costerà magari qualcosa in più, in media insomma arriva a costare 2 euro, 3 euro al chilo, non è tantissimo in una spesa giornaliera, però è un prodotto naturale rispetto ai 50 centesimi del classico sale del supermercato, che invece però è stato lavato, trattato e purtroppo gli tolgono tutto, rimane solo il sodio, che è quello che fa più male al nostro corpo. Fino a più o meno 45 anni fa esisteva in Italia e in qualche altra nazione la tassa sul sale, il dazio. Tant'è che ancora oggi esiste nelle insegne dei tabacchi nazionali la scritta sali e tabacchi. In Sicilia invece questo dazio non c'è mai stato, questa tassa, solo sotto il fascismo. Allora accadeva sullo stretto il contrabbando. Il contrabbando era questo mercato nero di sale che addirittura le donne di Reggio Calabria facevano nascondendoselo nelle sottane. Quindi venivano in Sicilia per comprare il sale senza tassa, se lo mettevano sotto queste gonnellone, coprivano con altre 2 gonne a ruota molto grandi e tornando dall'altra parte non pagavano la tassa perché nessuno poteva controllare là sotto. E facevano il contrabbando per questo prodotto perché ne serviva tanto e perché costava tanto. Ma in realtà muoveva l'economia, da qui partivano navi cariche di sale per arrivare fino in Norvegia e fare baccalà, che è il piatto della nostra tradizione italiana, ma come del Portogallo, però dato proprio dallo scambio commerciale. Questa struttura che si trova alle mie spalle, che ospita il Museo del Sale e anche una piccola trattoria adiacente, nasce più o meno 25 anni fa, dall'idea di mio nonno, sempre il capostipite, che insieme all'ente del turismo trapanese hanno allestito nei locali appunto di questo magazzino, perché in realtà è un vecchio magazzino della fine del 400, un piccolo allestimento di strumenti, attrezzi utilizzati in salina, un'esposizione proprio e la possibilità di visitare all'interno gli ingranaggi del mulino e il mulino stesso. Certo, 25 anni fa l'afflusso turistico non era quello che vediamo oggi. Oggi senza dubbio c'è tantissima gente da tutte le parti del mondo che viene a visitare questa realtà. Noi siamo molto fieri di portare avanti questa tradizione, soprattutto mio zio che produce sale, ma io e mio fratello che ci occupiamo del museo. Cerchiamo di trasmettere a chi viene a visitare, a chi non conosce questa realtà, quanta tradizione e quanta storia c'è dietro un prodotto così semplice.